Buongiorno, vi dico buongiorno perché sono le 6 del mattino e dunque vi ho promesso questo video dei sassi e adesso vediamo i sassi. Lì c'è ancora la polvere che non ho fatto. Come colori cosa sono? Blu di montagna. Questo qui era un tubetto che ho tagliato, adesso sta qua, lo sto finendo, cerco di finirlo perché dura un'eternità. E questo qui è Caput Mortuum della Sennelier, però assomiglia a rosso veneziano e i due in combinazione mi piacciono molto. Ho già fatto un piccolo schizzo dei 3 sassi, 1, 2, 3, perché se no, visto che la foto ce l'ho sul telefono, il telefono adesso è qui, non lo posso vedere, quindi faccio a memoria e inizio con il blu. E immagino la luce e l'ombra. Luce e ombra, un po' di fusione con il Caput Mortuum. Sono facilissimi i sassi, come del resto tutto il resto. L'unica cosa che dovete fare un po' attenzione, che ho notato nel gruppo, per chi ha già fatto il soggetto, ho notato che lo fate un po' troppo diritto, qua no, quando c'è lo spigolo ad esempio, facciamolo un po' più mosso, perché è natura. Nella natura non è fatta con il righello, quindi muoviamolo. Per fare quelle belle tipo crepe, no? Nel sasso. Sicuramente lo sapete già. Puoi applicare un pochino di pellicola per chi vuole e si ottengono quei bellissimi effetti di tipo, come si può dire, quelle cose lì nel sasso, questo intendo, vedi? Applichi così, lo fai asciugare un po', oppure per chi ha molta più pazienza lo fa quell'effetto con le velature. Per il nostro video ho poco tempo però, quindi non posso fare tutte quelle velature. Qui c'è la luce, quindi rispetto a questo lato il colore è molto diluito. Questo colore qui, no? Blu di montagna. Ne prendi un pochino, hai visto quanto? Faccio una pennellata ed è già subito così, incredibile. Allora roccia, acqua. Stessa roccia, stesso colore nell'acqua. Prendo un altro po' di pellicola, mettiamo qua.
Questo è un bel effetto per dei fiori, delle rocce appunto, dei paesaggi. Colore bello diluito, sfumo bene con l'acqua. In tanti mi avete chiesto se non ho i video, quelli tipo conferenza, no? dove si interagisce, eccetera. Non l'ho perché per fare quel tipo di applicazione c'è bisogno di tutta un'assistenza, di interazione proprio con chi fa quel lavoro lì. E per adesso non ce l'ho, faccio i video così, sono gratis. Se mettete il click sul mi piace va bene per l'algoritmo di Google, che vuol dire che dopo mette video un po' più in alto e vanno trovati più facilmente. Vedi che non riempio tutto? Dove c'è la luce lascio più bianco. I colori sono sempre quei due. Questo è sasso sotto 1, 2, 3 e anche qui lascio la luce qua sopra e qua sotto metto un po' di colore, lasciando un po' di vuoto funzionale. Oggi c'è bisogno di pochissimo colore. In questi giorni fa caldissimo di nuovo. Però adesso è presto, quindi vedi l'effetto? Quello lì. Per i sassi va benissimo. Noi acquarellisti possiamo, perché si può giocare con l'acqua. Ok, ho fatto questo. Scusate, ci voleva. Ok, sasso, 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 acqua. Dietro cosa c'era? C'è un grandissimo volume di palme. Le palme le abbiamo viste l'altro ieri, come si fanno, o come le farei io nel mio metodo. E comunque quel volume delle palme dà volume al sasso. Adesso gli do un pochino di spruzzino. Così la superficie del sasso si muove ulteriormente. Metto ancora un po' di caput mortuum. Che bello il silenzio del mattino. Ti piace? Anche a me. Ok. Adesso ho spruzzato tutto e quindi lo asciugo. Ho il mio sasso. Dietro daremo il volume per le palme, vi ricordate? Perché adesso che ho queste linee dentro il mio sasso non è bello a vedersi, quindi il colore delle palme, eccolo qua, mi va a coprire. Adesso tutto piccolino ovviamente, ma mi va a coprire la linea e si congiunge addirittura. Guarda caso. Tic tic tic, vi ricordate?
un bel volume scuro. Interrompiamo il tronco. Allora, chi mi segue nel gruppo sa cosa sto facendo, no? Che è un soggetto del, diciamo, tra virgolette, concorso. Tra virgolette perché la parola non mi piace, concorso, però è un tema che affrontiamo tutti insieme, o chi vuole, chi vuole. Vedi, sto facendo i tronchi delle palme, poi la palma vera e propria l'abbiamo già vista nell'altro video. Cerco subito di differenziare. Ok, importante è che il volume qua dietro il sasso dà corpo al nostro elemento. Poi qua su, adesso il mio foglio è piccolo piccolo, il motivo lo sapete, e vado a fare la parte superiore con un po' di fusione, negativo positivo se riuscite. Così questo qui è il video spiegativo, no? E domani vediamo il cielo. Ok, qua mi fermo perché c'è tutto il video prima che avete visto. Ci concentriamo qua. Quindi si sta per asciugare. Adesso prendo il colore molto più diluito. Vado a formulare qua lo spigolo. Ok, questo scuro che ho qui ovviamente lo andiamo a lavorare anche in questa direzione, giusto? Così e così. Cosa importante per le rocce? C'era un riflesso, no? Se questa è l'acqua, questa è la roccia, c'è il riflesso, lì è tutto, sulla foto è tutto in un bel ocra dorato. Io ho fatto blu come al solito. Ho qui questo spigolo e qui si ripete il riflesso. Sfumo, così ho questa linea e si capisce che c'è il riflesso. Ovviamente per questa operazione l'acqua, questa, deve essere asciutta, non la tua acqua nel pennello. Ecco qua, così si vede. Anche queste linee non sono mica diritte. E poi, volendo, è sempre bene se interrompiamo con l'acqua. Ok. Adesso do ancora un po' di volume a questi due. Negli ultimi 2 video mi sono fatta vedere, giusto? Oggi no, però è troppo presto. Mi sono appena alzata e penso subito a voi. Sto scherzando. Un po' di volume a lui e a lui. Ok, adesso scusate ancora, qui solo per capirci vi metto il volume così si vede subito com'è, senza fare le palme però, tic tic tic, vedi come esalta subito il nostro soggetto.
Così farei il sasso e lo integrerei poi con le palme, così. Mi piace. Nell'acqua, adesso che ho fatto il riflesso, no? Ecco, il riflesso si vede poco, quindi quando si asciuga darei un altro po' di pigmento che si veda di più e sfumo. Ho preso sempre gli stessi colori e si sfuma all'esterno. Devo controllare se si vede. E si interrompe con l'acqua. Ecco, qui non mi ricordo se si vedeva un riflesso, però un pochino si può dare anche a lui. L'importante è che sfumi bene. Sfumare e interrompere. Quindi adesso ho sfumato, poi nell'umido interrompo per non avere la linea continua. Tanto l'occhio questa rotondità te la fa comunque. Ok, questa è la stessa cosa qua sotto, un pezzettino, cercando di individuare la forma del sasso. E si sfuma, ok, e si interrompe. Quindi puoi decidere dove mettere il tuo focus, sulle palme, sul sasso, sul riflesso. Ecco perché ogni dipinto è diverso. Poi qua nell'angolo c'era il punto più scuro. Ripeto, sto facendo a memoria perché non ho la stampante e non ho stampato la foto, ma tanto è meglio farlo senza foto. Quindi gli diamo un po' d'ombra irregolare nell'angolo. E enfatizzo anche questo angolo e quello per farlo diventare un po' più spigoloso. Ho perso un po' quella linea, no? Perché era un po' umido. Fa niente, adesso la rimettiamo, se vuoi. E come si rimette? Rigiro il foglio, controlliamo se avete ancora la visuale. Sì. Ok, prendo il foglio, prendo il verde, mi riattacco qua e aggiusto la linea irregolare e sfumo e riappare. Ecco, io farei così se dovessi affrontare tutto questo tema, lo farei così. Vi saluto, ciao ciao, buona giornata.